Buongiorno ragazzi, eccoci in un nuovo video dopo un po' di tempo. Oggi andremo a fare una breve introduzione sulle linked list. Per capire bene cosa sono le linked list, i pro, i contro e quando vengono utilizzate, dobbiamo andare a capire bene che cosa sono prima gli array. Dunque, gli array sono una collezione di elementi dello stesso tipo. Se vogliamo andare a dichiarare un elemento, per esempio, di tipo intero, andremo a scrivere qualcosa del genere. Int a, per esempio. Se vogliamo invece andare a dichiarare una collezione di elementi dello stesso tipo, quindi in questo caso diciamo 5 elementi dello stesso tipo intero, possiamo utilizzare una struttura dati di tipo array e andiamo a dichiararla nel seguente modo, dove 5 è il numero totale degli elementi e int è il tipo di questi elementi. Essendo un array di interi, ogni intero ha bisogno di 4 byte per essere rappresentato. Quindi, come potete notare, gli indirizzi di memoria dell'array sono continui. Quindi andiamo a mettere qualche elemento nell'array. Nel primo indirizzo di memoria disponibile di questo array, che è 1000, mettiamo l'elemento 1. Dopodiché a 1004 mettiamo l'elemento 2, a 1008 mettiamo l'elemento 3, a 1012 l'elemento 5 e a 1016 l'elemento 6. Ora, se per esempio vogliamo accedere a un elemento dell'array, come ben sapete possiamo farlo utilizzando un indice dell'array. Quindi andiamo a scrivere i suoi indici 0, 1, 2, 3 e 4, giusto per chiarezza. Se vogliamo andare a accedere all'elemento che è in posizione 3, possiamo fare A di 3. Questo modo di accedere, di recuperare un elemento da un array, avrà complessità sempre o grande di 1, perché appunto accedo in modo diretto. Invece, per inserire un elemento, poniamo il caso che vogliamo inserire il numero 4 in questa posizione, non possiamo farlo in modo diretto perché non abbiamo spazio nell'array. L'array è dichiarato come lunghezza 5. Quindi per poter inserire un nuovo elemento dobbiamo dichiarare un nuovo array di lunghezza 6, quindi 5 più 1. Fondamentalmente dichiarare un array più grande. Dopodiché per inserire il numero 4 devo andare a shiftare tutti gli elementi per fargli posto, quindi il 6 finirà in posizione 5, il 5 finirà in posizione 4 e il 4 finalmente potrà essere in posizione 3, quindi praticamente il 6 andrà qua, il 5 andrà qui, dopodiché posso inserire il 4 in questa posizione. Ci tengo a sottolineare ovviamente che, visto che l'array non può cambiare di lunghezza runtime, abbiamo dovuto creare un nuovo array per fare questo tipo di operazione. Quindi abbiamo creato un array di lunghezza 6, quindi A di 6. Ora con questa base possiamo andare a vedere che cos'è una linked list e quali sono le differenze principali rispetto all'array. Quindi, come è fatto un nodo della linked list? Un nodo della linked list è fatto in questa maniera. È una struttura dati, se poniamo il caso dove il dato, anche qui stiamo parlando di interi, abbiamo due campi in questa struttura dati. Il primo campo è dove sta il valore, in questo caso intero chiamato data. Il secondo è un puntatore che punta al prossimo nodo della linked list. Quindi cosa vuol dire? Poniamo il caso che il primo nodo è indirizzo di memoria 1000, ok? E come valore abbia per esempio il numero 1. Il secondo nodo si può trovare ovunque nella memoria. Poniamo il caso che si trovi all'indirizzo di memoria 1030, quindi il puntatore avrà valore 1030 e punterà al secondo nodo. In questo caso il secondo nodo ha indirizzo di memoria 1030 e per esempio come valore ha il numero 2. Il suo puntatore anch'esso conterrà un valore che è dove si trova il nodo successivo in memoria. Quindi in questo caso abbiamo come valore 1070. Ci spostiamo sul terzo nodo che è indirizzo di memoria 1070 e per esempio come valore il numero 3. Il suo puntatore ha come valore 1150 in questo caso, dove appunto si troverà il nostro quarto nodo della linked list. Il quarto nodo della linked list per esempio avrà come valore 5 e il suo puntatore in questo caso ha null come indirizzo di memoria. Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo giunti al termine della linked list e non ci sarà un nodo successivo, infatti il puntatore punta a null come ho detto. Ora la prima cosa che notiamo subito è che la linked list rispetto a un array ha un qualcosa in più, ovvero al puntatore, quindi praticamente la dimensione di ogni nodo è maggiore rispetto all'array. Quindi poniamo il caso che nell'array dicevamo è un array di interi, no? E ogni elemento dell'array ha la dimensione 4 byte, in questo caso invece ogni nodo della linked list avrà dimensione maggiore,
perché dovremo tenere conto anche del puntatore. Quindi se facciamo due calcoli veloci avremo int data, che sono sempre 4 bytes, e il puntatore al nodo successivo, anche in questo caso, sono 4 bytes. Quindi diciamo che il totale del nodo saranno 8 byte in questo caso. La seconda cosa che vogliamo andare a fare è accedere a un dato elemento della linked list, come abbiamo fatto in precedenza. Quindi ora andiamo sempre a recuperare il numero 3. Per andare a recuperare il numero 3 non possiamo accedere in modo diretto come abbiamo fatto prima, ma dovremo andare a cercare l'elemento accedendo a un elemento per volta. Quindi dobbiamo partire dal primo elemento della linked list, vedere se è uguale al numero 3, in questo caso no, e andare avanti, spostarci nel secondo elemento. Il secondo elemento è uguale a 3, no, quindi ci spostiamo al terzo. Il terzo elemento finalmente sarà uguale a 3 e quindi abbiamo trovato l'elemento. Quindi praticamente per accedere a un elemento della linked list la complessità non sarà più grande di 1, ma sarà o grande di n. Perché nel caso peggiore dovremo andare a scorrere tutta la linked list per andare a trovare l'elemento. Infine, come nel caso precedente, poniamo il caso che vogliamo aggiungere l'elemento numero 4 nella linked list in questa posizione. In questo caso come facciamo? Non c'è bisogno, come nel caso precedente, di creare un nuovo array o comunque di creare una nuova linked list, ma si può tranquillamente inserire un nodo in questa posizione. Come facciamo? Andiamo prima a creare il nodo, dove è contenuto il valore 4, e poniamo che si trovi l'indirizzo in memoria, per esempio 2100. Dopodiché semplicemente andremo a cambiare il puntatore del nodo 3, quindi al posto di farlo puntare all'indirizzo di memoria 1150 andremo a farlo puntare all'indirizzo di memoria 2100. Quindi in pratica andremo a cambiare il valore del puntatore, metteremo qua 2100, questo nodo punterà al nodo dove è contenuto l'elemento 4 e poi faremo puntare questo nodo al nodo in cui è contenuto l'elemento 5. Quindi metteremo come valore del puntatore 1150. Quindi come vedete andare a inserire o cancellare un nodo in una linked list è molto più semplice rispetto a un array. Inoltre non abbiamo la limitazione della size, della dimensione, quindi non dovremo andare a dichiarare una nuova linked list ogni volta. La linked list rimarrà sempre la stessa. Infine, se vogliamo andare a pensare a un caso reale dove utilizzare l'array e la linked list, poniamo il caso per esempio di un libro. Un libro è più facilmente rappresentabile con un array dove ogni elemento dell'array rappresenta una pagina del libro, perché comunque sappiamo che il libro ha quelle pagine, ha quella dimensione fissa, insomma. Invece per la linked list possiamo pensare per esempio a una playlist di canzoni, dove non sappiamo a priori la dimensione della playlist magari, e comunque dovremo andare a fare sicuramente una serie di cancellazioni, inserimenti di brani musicali. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Grazie mille.